Buongiorno Italia! Sono passate un paio di settimane ormai dal mio ultimo aggiornamento qui a Brisbane. Come sta andando? Adesso ve lo racconto. In teoria in questo periodo avrei dovuto cercare lavoro. Sei un pirla, questo sei. Solo che mi sono messo a fare una cosa che avrei dovuto fare molto tempo fa in Italia. Sei un ignorante come una capra. Torna a casa, leggi, studia. Una cosa noiosissima, come investire i propri soldi. Premettiamo che sono qui in Australia per mettere via un po' di soldi, farmi un gruzzoletto da investire che mi darà una rendita finanziaria che sarebbe una mini pensione. Io non credo che andrò mai in pensione e non voglio affidarmi alla pensione che mi darà lo Stato italiano. Non sto qui a spiegarvi il tutto. Brevemente la strategia che sto portando avanti si chiama FIRE. The FIRE movement. That acronym stands for Financial Independence, Retire Early. E gli strumenti finanziari che voglio usare sono gli ETF. Their children would be ETFs, Exchange Traded Funds. Dopo un paio di settimane a leggere, a fare ricerca su internet, guardare video, ascoltare ore e ore e ore di podcast, scrivere sui forum eccetera, diciamo che ho una visione molto più chiara degli strumenti finanziari. Volete che vi spieghi meglio? Beh, lasciatevi un commento e poi magari nelle prossime puntate spiegherò tutto quello che ho imparato. Leggi, studia, non andare in televisione. Beh, non è che ho speso tutto il tempo a studiare finanza. Ho anche cominciato a cercare lavoro. Ho speso ore e ore a mettere a posto il resume, quello che da noi si chiama curriculum. Beh, magari per me è ovvio, ma quando si prepara un resume non si devono scrivere tutti i lavori che hai fatto in vita tua, ma devi solo selezionare quelli inerenti alla posizione a cui stai applicando. Il problema qual è? È che ho dovuto spendere un sacco di tempo a preparare un resume diverso per ogni tipologia di lavoro che voglio trovare. Programmatore informatico, cuoco, uno per lavorare nel sociale, addirittura ho applicato per un lavoro per fare social media creator, ossia quelli che fanno i post su Facebook e Instagram per le aziende. Vabbè, il resume si fa anche presto a metterlo a posto. Il problema è la cover letter. Cos'è la cover letter? È una lettera di presentazione che tu mandi all'azienda che vuole assumerti. In questa cover letter devi presentarti e devi praticamente venderti, fare in modo che loro sono invogliati a leggere il tuo resume. E non puoi fare una cover letter uguale per tutte le aziende. Devi far capire che sei super interessato al lavoro perché hai letto nel sito che... E tutto questo prende un sacco di tempo. Finora ho mandato 7 application, ossia ho risposto a 7 annunci di lavoro. Supponendo che risponda un'azienda su 70, forse entro l'anno prossimo qualcuno mi risponderà. La rottura principale: questi annunci di lavoro non le fanno le aziende direttamente, ma le fanno le agenzie di reclutamento, che di solito ricevono migliaia di curriculum e ne scartano un sacco. Vabbè, io ho tanta pazienza, vado avanti un altro paio di settimane, così poi inizierò a importunare un po' di uffici andando a bussare e facendo il porta a porta. Per la cronaca adesso sono appena stato a lasciare un resume direttamente ad un ufficio 18 km dal mio ostello, tutto in ciclabile e abbastanza comodo. Vediamo se mi rispondono, perché sono arrivato lì proprio in braghe corte, tutto sudato. Mi hanno detto sì dai, ci daremo un'occhiata e ti faremo sapere. Speriamo. Per il resto la mia routine giornaliera non è cambiata per nulla. Sveglia tra le 6 e le 7, mi metto il computer fino alle 10, dalle 10 fino a mezzogiorno. Sono diventato talmente bravo che le pulizie all'ostello prima ci mettevo quasi 2 ore e mezza, adesso già in un'ora riesco a farle, quindi risparmio un sacco di tempo. Finito le pulizie vado a farmi i miei 10 km di corsa lungo il fiume, poi torno a casa, faccio il bucato e ancora via col computer. Verso le 6 cena, poi video su YouTube e a letto. Una delle cose completamente diverse qui nell'emisfero australe è il clima natalizio. Da italiano sono abituato al Natale con la neve, col freddo, luci, addobbi. Le luci! Babbo Natale, i sassi! Mamma ha perso l'aereo. Una poltrona per 2. Ehi Morty, come va, Billy Ray Valentine, Capricorno. Poi quali altri film? Ecco, qui la percezione delle feste è praticamente, almeno per me, inesistente. E da un certo senso, siccome non mi piace il freddo e il buio già alle 4:30, qui mi piace.
Inoltre pochissimo di quel consumismo, sono andato al centro commerciale il giorno prima di Natale, proprio corse ai regali, qui non è come in Italia. Natale, Capodanno a 30 gradi e praticamente Ferragosto qui. L'ostello dove alloggio sono stati molto carini. Io faccio parte dello staff dell'ostello, ossia faccio le pulizie. In cambio mi danno alloggio gratis. Alla vigilia di Natale hanno organizzato una specie di festino dalle 7 alle 8 solo. Perché? Perché praticamente c'era alcol gratis, quindi regolamentato solo in quell'ora lì, e ci hanno offerto da bere e qualche stuzzichino da mangiare. E la mattina di Natale pure ci hanno fatto il regalo, ci hanno detto ragazzi, venite qui alle 9:30 di mattina, vi diamo una cosina, e ci hanno dato un pacco pieno di dolci e altre cose. A Capodanno invece non hanno organizzato niente, io non mi sono organizzato per fare nulla. Praticamente qui a Brisbane non c'era poco da fare, andare a vedere i fuochi. E quindi alle 6:30 sono andato a vedermi i fuochi. Sì, perché? Perché facevano uno spettacolo alle 8:30 per le famiglie e i bambini che vanno a letto presto, e a mezzanotte gli altri fuochi. Questi fuochi li hanno fatti a South Bank. South Bank è il lungo fiume bellissimo che c'è qui a Brisbane. C'è praticamente una pista ciclabile pedonale lungo il fiume, c'è anche pure un paio di piscine pubbliche dove la gente può fare il bagno gratuitamente, credo. Devo ancora andarci, però prima o dopo ci vado. Era talmente pieno che già alle 7 non c'era più posto dove mettersi. Io volevo mettere la fotocamera con il treppiede per riuscire a fare qualche ripresa, ho tutto pieno. Per fortuna sono andato sotto un ponticello, lì c'era uno spazio piccolino e mi sono messo lì. Lì dove ero seduto c'era un simpaticissimo signore di Brisbane che mi ha detto guarda, la fotocamera non è che devi puntarla lì perché lì non partono i fuochi, devi farla puntare più a destra. Ah, ok, grazie. Beh, anche qui non è molto diverso dall'Italia. Come si dice, tutto il mondo è paese, e anche qui una persona di una certa età, quando si prende bene, inizia a raccontarti ai miei tempi, sai. E quindi lì mi sono messo a fare 4 chiacchiere, mi ha raccontato tutta la sua vita, ed è sempre bello fare un servizio pubblico in cui fai compagnia agli anziani. Facciamo un po' di informazione. Sembra che stia bruciando tutta l'Australia. Io sono qui a Brisbane e qui è tutto a posto. Gli incendi sono al sud, nel New South Wales, vicino a Sydney. Secondo Wikipedia finora sono bruciati 10.700.000 ettari. Sono tanti? Sembra che sia il peggiore incendio della storia. Sempre su Wikipedia, tra il 1974-75 la stagione degli incendi ha bruciato quasi 95 milioni di ettari, quindi quasi 9 volte la superficie attuale. Il problema di adesso è la zona colpita. Sono state colpite zone abitate dall'uomo e quindi ci sono un sacco di danni a persone, animali e tutto il resto. Qui in Australia gli incendi sono una cosa abbastanza naturale, accadono molto spesso d'estate e le cause sono molto spesso naturali: sole, caldo, vento, fulmini. Il popolo aborigeno per millenni ha bruciato, ha creato degli incendi per liberare la vegetazione, per facilitare la caccia e per crescere altre tipologie di piante che siano commestibili. Racconto un po' la mia esperienza che ho avuto degli incendi. Non sono stato in un incendio, però sono andato nel bush. Per fortuna che era inverno e faceva abbastanza freddo. La mattina ci accendevamo lì il fuoco. Per accendere e iniziare il fuoco usavamo delle sterpaglie, dell'erba che era lì vicino, un po' di rametti eccetera. Beh, la cosa che mi ha impressionato è la facilità con cui bruciavano. Letteralmente li mettevi lì e prendevano fuoco istantaneamente. Credo sia il fatto che sono molto secche, non c'è umidità e quindi il legno prende fuoco immediatamente. E lì pensavo, se butto un fiammifero qui ed è caldo e c'è un po' di vento, in 2 minuti nel raggio di 100 metri prende fuoco tutto. E da lì ho capito come si generano gli incendi in Australia. Altre cause di incendio che non sono dolose però sempre causate dall'uomo sono spesso
causate dal lavoro, una smerigliatrice che fa delle scintille, una motosega, addirittura ho letto le scintille provocate dai freni dei treni. Quindi non credete a tutto quello che leggete nei social, su Facebook eccetera. Informatevi un po', andate su Wikipedia, che è una fonte abbastanza affidabile, perché ci sono un sacco di persone che controllano la veridicità dei fatti, e fatevi un po' di cultura. Leggi, studia, non andare in televisione. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace, e se non l'avete ancora fatto cliccate su iscriviti e poi sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un video nuovo. E se pensate che ci siano informazioni utili per chi volesse venire in Australia, condividete questo video. Se avete qualsiasi domanda o curiosità lasciate un commento sotto. Ed è tutto per questa settimana, ci vediamo alla prossima, ciao!